Buongiorno ragazzi. Abbiamo notato che hanno portato via il divano che era lì vicino a Cassonetti. Sì, probabilmente fanno così, lo lasciano, poi c'è qualcuno che passa a ritirare. Ma era lì troppo buttato a caso, non credo che sia stato il giorno di raccolta dei divani. Comunque ragazzi, lavoro terminato. Avevamo un sogno, ora in realtà viaggiamo insieme per l'eternità. Sorriso! Sono stracontento, siamo strafelici tutti e due. Sei soddisfatta tuo amore? Assolutamente, per me era un lavoro minimo, però molto soddisfatta. È strano poter masticare di nuovo a destra, dopo anni che non masticavo perché mi mancavano proprio tutti i denti sotto. Infatti stiamo facendo un po' fatica, sia io che lei a destra e io a sinistra. È una sensazione a cui ci dobbiamo abituare, però va bene, è la norma. Anche diciamo il cervello, come dicevamo stamattina, vero amore? Si deve abituare, riabituare a stimoli nuovi. A stimoli nuovi, a rimasticare di qui. Perché hai l'impressione che ti si fermi tipo il cibo a destra, ma in realtà poi ti guardi allo specchio e non ce l'hai. Quindi il tuo cervello che deve capire che puoi masticare anche di lì senza problemi, vero? Torneremo a fare un controllo tra circa 6 mesi, loro ci hanno consigliato 6 mesi, ma per noi è infattibile perché saremo in viaggio, quindi torneremo circa tra 10 mesi, amore mio. Sì, 8 mesi, dipende quando finirà il nostro viaggio. Quindi se qualcuno di voi vuole unirsi a noi nel prossimo viaggio, a venire qui a fare un giro a Tirana e a facciamo farsi... una reunion, non una reunion, facciamo tipo un... un raduno. Facciamo tipo un raduno a Tirana, ma chi vuole venire col camper viene col camper, chi vuole venire in aereo viene in aereo. Se volete venire a farvi fare un preventivo qui, già che siamo qua, quindi fateci sapere, scrivetecelo nei commenti o scriveteci in privato o alla nostra mail chiedici-siamfelici@gmail.com. Ci stiamo dirigendo in piazza Skendelberg perché oggi a Tirana si festeggia il giorno dell'estate, quindi salutano l'inverno per dare il benvenuto all'estate. Il benvenuto non all'estate ma alla primavera. Sì, alla primavera, la rinascita della natura. E dovrebbero esserci un pochino di feste qua e là in tutta la città. Mi sa che c'è troppo casino per i nostri gusti, amore. Ho già visto che c'è un casino. Una bolgia. Sì. Musica. Andiamo a vedere cosa fanno, dai. Poi ce n'è Im. Come si chiama? Ballocume. Ballocume. Ok, quindi Ballocume è giusto. Ce li puoi dare per cortesia due? Addirittura qui troviamo il ballocume super gigante. E se volete ballare? La ragazza Red Bull. Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for, but babe, with me, you close the door on everything we could have been. Abbiamo scelto un braccialettino a testa, 50 centesimi, che è il loro portafortuna. Lo mettono il giorno dell'estate, quindi oggi lo tolgono prima che inizi l'inverno, quando finisce l'estate. Ci porterà fortuna. Io l'ho scelto con la S e Marco con la M. Guardate che pazienza questa signora, fatta tutta con le perline. Che brava. Slow down. I don't like to move too fast.
concept, many concept, living corporate. One is my contact, 3D fish, fishy compress. Dammi primo buca contest. I did it all, I played pretend. I moved the mountains to be your friend. I wanna know if it mattered. I would have gone to war for you. I would have bent the earth in two just to get to our ever after. Something about this has changed. I wanna feel you close again. Don't let go. No, I don't want this to end. Whoa. Remember the start when you're breaking my heart again. Like blood on a pen. Would it matter then? When everything starts to fade, I'm back like it's yesterday. Would it all consent? Would it matter then? Would it matter then? I did it all, I pulled away. Arriviamo alle mura del castello, ce l'hanno indicato dei signori, vediamo se riusciamo a trovare qualche localino all'interno, amore. Sì, perché all'interno ci sono tutti i locali tipici. Andiamo. I did it all, I played pretend. I moved the mountains to be your friend. I wanna know if it mattered. I would have gone to war for you. I would have bent the earth in two just to get to our ever after. Something about this has changed. Felicini, buongiorno, ci troviamo ancora a Tirana, stiamo per uscire, ma prima di andare a fare la passeggiata vogliamo mostrarvi che cosa vediamo dal nostro balcone. Abbiamo una scuola di educazione stradale, come vedete i bimbi girano con le biciclette su questa pista, dove al suo interno ci sono le strisce pedonali, gli stop, le rotonde, i segnali stradali. In modo che quando si trovano in città su una strada vera, loro sanno già come comportarsi, quindi non hanno sorprese. A me sembra una cosa molto intelligente e molto istruttiva. Io non ho mai visto una pista così. E voi nella vostra città ce l'avete? Scrivetecelo nei commenti. Fateci sapere se anche per voi è una cosa nuova. Però è bello stare qui a vedere come i bambini inchiodano quando arrivano allo stop. Con magari la persona dietro che gli dice aspetta, devi aspettare che diventa Il papà, verde, la o il mamma. papà la mamma. Però è bello, dai. Noi da sopra qua come dei gufi osserviamo tutto. Siamo arrivati in piazza Skanderbeg e ci troviamo di fronte alla vecchia moschea. Questa moschea risale al XVIII secolo ed è uno degli edifici più antichi di Tirana. Le tre sfere in alto al minareto rappresentano le tre religioni monoteiste: cristianesimo, islamismo, ebraismo. Non riusciamo a farvi vedere l'interno della moschea perché ci siamo tolti le scarpe e c'è stato un gentilissimo signore che all'ingresso ci ha dato un volantino per le spiegazioni, però ci ha detto di fare obbligatoriamente un'offerta e sinceramente Obbligatoriamente c'ha un po' il dispetto. no, non ci piace. Un luogo di culto dove bisogna entrare a pregare, No, pagare anche no. no. Quindi proseguiamo il giro. Ricorso a foto professionale senza andare poco. Ciao, buongiorno a tutti, siamo oggi sulla nostra clinica con Marco, il nostro preferito paziente, e abbiamo finito la fase definitiva dei denti, oggi l'appuntamento finale per vedere i denti come stanno. Abbiamo fatto un sorriso nuovo per Marco dopo tutte le fasi che già avete visto, i provvisori, devitalizzazioni, e poi venerdì abbiamo messo i denti definitivi bianchi con il colore che abbiamo scelto, una forma nuova. Abbiamo concluso un lavoro sopra gli impianti e incapsulati i denti di Marco, così oggi siamo per un controllo e per vedere la situazione finale e per parlare anche con voi. Quindi ora posso parlare, posso farvi vedere il mio sorriso sbagliante grazie alla dottoressa Luna e al suo staff. Sono davvero soddisfatto, hanno fatto un lavoro certosino. Mi aspettavo molti più dolori, invece non ho preso una pastiglia di antinfiammatorio, quindi grazie per
per il lavoro, per il modo in cui avete lavorato. Grazie. Grazie a voi Marco, Grazie. è stato un piacere. Ci troviamo all'interno del laboratorio della clinica dove fresano e producono i denti. Alle mie spalle abbiamo 3 macchinari che servono per la fresatura dei denti previsori e dei denti in zirconia. Questo macchinario viene utilizzato per la fresatura dei metalli, quindi anche titanio, mentre questo macchinario è uguale agli altri 3 che avete visto in precedenza, ma ha più ripiani per posizionare più protesi. Passiamo all'ufficio della progettazione, CAD, quindi, dove qui si progettano le protesi. Qui abbiamo uno scanner, il macchinario scannerizza la protesi e da qui viene riprodotto tutto sul PC. Dallo scanner quindi si passa al 3D, si va alla progettazione. Sì, e dopo li mettiamo alla macchineria. Questo modello con la gengiva. Al passaggio successivo che è il design, al modello con la gengiva. Questi sono impianti. Cuca implante Caringil. Dove sono gli impianti, il sistema della gengiva. E dopo Questi sono i miei denti? Sì. Oh, che brutti. Oh, No. adesso sono belli. Adesso questi sono quelli definitivi che Quelli che avevo prima, certo. tu mund bëjmë çdo lloj gjëje thuaj. Qua possiamo fare tutto quello che vogliamo. Se tu vuoi cortare, nëse do mi Se vuoi un po' più corti, se vuoi un po' più lunghi. Possiamo fare tutto. Ok. Dai, italiano niente. Allungare se vuoi. Giusto per capire. Se vuoi i denti di Dracula. Sì, Ok. sì, possiamo Fai i denti fare. di Dracula. Ok. Ecco. Perfetto. Siamo con la dottoressa Arsela, che è la odontotecnica, e lei è quella che fa fondamentalmente termina il progetto. Che in questo caso ha fatto anche i denti di Marco, che sono questi qua. Al problema è un modello. Combricola, Buongiorno. Siamo a Tirana ancora, in Albania. Siamo appena usciti dalla clinica per l'ultimo controllo. Mi hanno preso l'impronta per farmi il bite e oggi nel pomeriggio torneremo A ritirarlo. Però adesso siamo di fronte a una pasticceria, Oppure la pasticceria è dietro di noi, è alle nostre spalle. dipende dalla Me lo vedete. prospettiva. Esatto. La pasticceria. Perché Chico, il nostro figlio, ci ha fatto una precisa richiesta: mamma, papà, portatemi i dolci albanesi, il baklava nello specifico, però della pasticceria. Non quelli confezionati come quelli che abbiamo fatto. L'ultima volta si è lamentato perché i dolci erano confezionati, allora questa volta ha detto pasticceria e noi lo accontentiamo, giusto? Sì, non possiamo portare a casa i dolci per tutti perché non abbiamo spazio. L'unico spazio che abbiamo l'abbiamo riservato al nostro figlio. Quindi insomma poca roba ma mirata, va bene, dai, vamonos. Ciao! Eccolo qua, questo è il baklava che tanto piace a Chicco, in forma quadrata oppure triangolino. Poi abbiamo diverse varianti con questa pasta a fillo fatta a nido e questi che carini che sono, tipo pasticcini, Che bacclavini. E guarda anche quelli in fondo piccolini, minuscoli. Questi con le noci. Cioè, queste non ce le possiamo portare, Abbiamo anche la sezione dessert da passeggio Al cucchiaio. al cucchiaio, biscotti secchi di tutti i tipi, muffin, donuts.
abbiamo deciso di farci anche una pausa a caffè, già che siamo qui, e abbiamo scelto naturalmente 2 dolcetti. Non vorrai mica prendere il caffè senza, Scusate, senza nessun dolce. No, non potete immaginare quanto stiamo sgarrando, ragazzi, veramente. Beh, ma in questi giorni però dai, i primi 10 giorni siamo stati molto molto bravi. Direi che l'ultima settimana un po' meno. Scusate, ma stavo aggiungendo alle amicizie il fotografo della clinica che mi ha chiesto l'amicizia. Va bene, dai, dopo vi facciamo vedere cosa arriva di buono. Sì. Sono arrivati i nostri dolcetti, vediamo cosa c'è all'interno. Ah, è crema! Crema e pasta sfoglia. Io ho scelto una cheesecake al caramello. Buona? Buona, ma preferisco quella di Marco. Però buonissima. Ragazzi, 1,80 €. Da noi non paghi neanche quasi una brioche, più 1,80 €, vero amore? Molto buono. Ecco qua, abbiamo scelto baklava, Chicco sta arrivando, tutti i tipi di baklava, in varie fogge, varie forme. Siamo tornati qui al parco di Tirana e adesso vogliamo prenderci 5 minuti io e Marco per trarre un po' le conclusioni del nostro lavoro in clinica, le nostre impressioni, eccetera. E Marco si è già accomodato sul trespolo. Cosa sei? Non so se dire se è un gufo o un pappagallo. Che bello. Già che siamo qua tranquilli, chiacchieriamo. Dai, facciamo una Cosa dici? chiacchierata e vi diciamo le nostre impressioni reali. Niente, se avete voglia di ascoltarci, ascoltateci. Per chi non avesse seguito la prima fase della nostra avventura dentale in Albania, precisamente a Tirana, Ricapitoliamo un po' cosa è successo. vai, dillo tu, dai. Siamo arrivati 4 mesi fa per fare la prima fase. In quella prima fase cosa è successo? Marco ha fatto 3 impianti e io ne ho fatti 2. Successivamente siamo rientrati in Italia e dopo 4 mesi, quindi ora, siamo qui per terminare il lavoro. Esatto. Che è consistito nel mio caso in 2 ponti e un dente, rifacimento in porcellana e pulizia. Quindi 9 qualche denti. carie. Esatto, 9,20 più 3 carie. 9,20, un quarto alle 10. 9,20, 3 carie. 9 denti, che 9,20? Ma ce la fai? 9 denti più 3 carie. 9 denti più 3 Perché parli carie. troppo veloce, stai calma, tranquilla. Mamma mia. Dai, 9 denti più 3 carie più la pulizia dei denti e io ho terminato, quindi il mio lavoro forse tra i due è stato il più semplice, giusto? Invece io Lascio la appunto, parola a te. mi hanno devitalizzato tutti i denti e me li hanno rincapsulati, quindi con la zirconia. Tra l'altro mi hanno messo una zirconia nuova che è appena uscita, non ricordo più il nome, ragazzi, devo andare a vedere, comunque non ricordo più. Ultima generazione. Dovrò stare molto attento nel mangiare le cose dure, perché la zirconia rispetto alla porcellana o la ceramica, non ricordo più come gli altri denti come sono, è un po' più delicata, quindi dovrò semplicemente stare un po' più accorto quando mangio le cose dure. Ecco, tutto qua. Cosa abbiamo trovato di bello in questa clinica? Sicuramente competenza e professionalità. Tant'è vero che quando siamo arrivati e abbiamo fatto il primo colloquio col dottor che è il titolare della clinica, lui ha trovato una discrepanza tra la TAC che abbiamo fatto in Italia e che gli avevamo inviato via mail allora e la TAC in 3D fatta lì in clinica. Parecchia discrepanza. E quindi lì ci siamo trovati delle sorprese e dei lavori che non ci aspettavamo. Meno male. Meno male che hanno la TAC 3D e che vede quello che in Italia non vedono. Non Ok. tanto sul mio lavoro, perché sul mio lavoro era un lavoro molto tranquillo, su quello di Marco, perché lui, avendo problemi di piorrea, è risultato proprio che il suo osso era molto indebolito, quindi abbiamo pensato, anzi ci è stato consigliato un lavoro completamente diverso da quello che avevamo in mente. Niente, abbiamo accettato quindi i suoi consigli, il parere professionale. Comunque parliamo di un professionista, parliamo di un dottore che insegna agli altri dentisti come si lavora, con alle spalle tanti anni di esperienza. Risparmio. Pensate che in Italia mi avevano chiesto la bellezza di 35.000 euro per fare questo lavoro. Secondo voi a Tirana, in questa clinica, quanto abbiamo speso? Scrivetecelo nei commenti. Buttatecela lì, vediamo se qualcuno di voi azzecca. Vediamo se qualcuno di voi si avvicina. Non stiamo parlando di materiale scadenti, quindi lo stesso materiale che si utilizza in Italia si utilizza anche qui in Albania. Il materiale qui viene acquistato in Svizzera Di qualità. con una garanzia di 5 anni.
Come vi abbiamo già mostrato, abbiamo visitato anche il laboratorio, che è veramente super all'avanguardia. Igiene e ordine che abbiamo trovato in tutte le 14 sale della clinica. Tanto è vero che ci è capitato molto più di una volta di vedere in giro per la clinica il personale per le pulizie con i pannetti che pulivano di qua e di là. Tutto il giorno, occupavano. panni, stracci, spazzettone, tutto il giorno. Anche quello è molto importante, forse è la cosa più importante dopo la professionalità. Sì, a livello visivo anche è bello vedere tutto lucido. Profumato, si sente il profumo della pulizia, disinfettato. del disinfettato, esatto. Sul preventivo loro già ti suggeriscono quanti giorni ti devi fermare per far sì che il lavoro sia fatto nei tempi giusti. Però consiglio nostro è: prendetevi almeno un paio di giorni in più, come abbiamo fatto noi, perché a noi hanno chiesto 10 giorni lavorativi, quindi aggiungendo sabati e domeniche eravamo già 14, noi ce ne siamo fermati 16. La prima volta 5. Esatto, anziché 1. No, anziché 3 erano. Ah no, anziché 3, scusami, sì, anziché 3 5 giorni. giorni. Invece la seconda volta, anziché 10, 17 giorni. E comunque, appena ti metti in poltrona, che inizi la seconda fase, i dottori, le dottoresse ti chiedono quanti giorni ti fermi. In base a quello loro capiscono se riescono magari a gestire il tuo lavoro in più tranche, anche per farti riposare un po' di più a te. Esatto, tanto è vero che durante il giorno non sei sempre sotto i ferri. No. Un'ora, un'ora e mezza, 2, poi ti dicono ok, riposa la mandibola, vai a farti un giro, ci vediamo tra 2 ore. Per dire il lavoro finisce alle 10 di mattina, ci vediamo alle 2 di pomeriggio. Vai. O anche il giorno dopo, per O anche dire, il giorno no? dopo. Dipende come sei messo tu, come stai tu. Tutti parlano e comprendono perfettamente l'italiano, quindi non avrete problemi. Tanto è vero che quando si è in clinica sembra di essere in Italia, perché la maggior parte dei pazienti sono italiani. I nostri lavori hanno superato di gran lunga le nostre aspettative. Molto di gran lunga. E parliamo soprattutto di Marco, perché è sempre lui quello che ha dovuto Sì. affrontare un pochino più di ore seduto sulla poltrona per avere un risultato del genere. Sì, allora sinceramente già quando mi hanno messo i provvisori mi sembrava già Di essere un'altra persona. di essere un'altra persona. Quando mi hanno messo i definitivi in zirconia, Wow. ragazzi, mi sono emozionato. Voi pensate, magari per molti di voi sarà una cosa banalissima, io per molti anni ho sempre avuto questo come si Cruccio? dice, questo cruccio, questo problema dei denti che non mi vedevo, non mi piacevo, anche quando parlavo, quando giravo i video, e quindi vedendo il mio nuovo sorriso, ragazzi, per me è stato Emozionante, molto forte. emozionante, mi sono emozionato, sono sincero. Ho abbracciato le dottoresse perché hanno fatto veramente un lavoro certosino. Perché all'inizio ti avevano riprodotto esattamente i tuoi denti, vero? Ti ricordi? Sì. Poi tu con qualche modifichina dicendo allunga questo, sistema la forma dell'altro, Sì. il colore, I canini scuriamolo, un po'. schiariamolo, Sì. esatto, sei riuscito a... Sì. Anche le mie dottoresse si sono impegnate davvero tanto, poi ti fanno sentire proprio a tuo agio, ti mettono le canzoni italiane come sottofondo, Sì. chiacchierano con te quando puoi, ovviamente, che riesci a parlare, ti chiedono cosa hai visto, cosa ti piacerebbe vedere. È proprio un ambiente molto molto sereno, tranquillo. Quindi ragazzi, veramente, se doveste decidere di venire in Albania a rifarvi i denti, l'unica cosa che noi vi raccomandiamo: attenzione alla scelta della clinica, perché quella è la cosa basilare, fondamentale. Allora, sappiamo di molte cliniche che fanno tramite call center 3.000 euro tutti i denti, sì, ma in anche 2 giorni, in un'ora. telefonate a manetta per proporre il loro lavoro. Però ragazzi, allora, va bene risparmiare, ma comunque devono mettervi devono mettervi le mani in bocca. Se Certo. c'è qualcosa che non va, sono cavoli. Quindi non badate Anche i denti sempre in bocca, non solo le mani. Esatto, ma non badate sempre al solo risparmio. Come in tutte le cose bisogna trovare una giusta via di mezzo. Esatto, un giusto equilibrio, una giusta via di mezzo. Perché la professionalità si paga e quindi noi abbiamo scelto di venire qui e assolutamente non cambieremo mai. La nostra scelta è stata azzeccata, perché, ripetiamo, per chi non ci ha seguito le puntate precedenti, noi siamo venuti qui Sotto consiglio, esatto, grazie al consiglio. a delle persone che comunque sono già state, non al buio. E niente, questo per dirvi che la nostra esperienza è super super positiva in conclusione, vero amore? Assolutamente. Se avete domande, chiedete. Scrivetecelo nei commenti o mandateci un Non messaggio. esitate. Da Tirana è tutto, a voi la linea. 80 saghe ignote, dai mari ai monti, nella nostra casa sempre insieme pronti. Avevamo un sogno, ora è realtà, viaggiare insieme per l'eternità. È la nostra casa su ruote, lo sai, ogni nuovo giorno un po' di magia dai.
nostra casa, sempre insieme pronti. Avevamo un sogno, ora è realtà, viaggiare insieme per l'eternità. È la nostra casa su ruote, lo sai, ogni nuovo giorno un po' di magia dai. Per la fresatura dei denti previsori e dei denti in zirconia.